Ciao a tutti, oggi ho preparato delle gallinelle cotte in un brodo di patate. Una ricetta molto semplice, veloce e soprattutto saporita. Cominciamo con gli ingredienti base, come vedete un po' di prezzemolo tritato, conservo i gambetti che poi li rosolo, uno spicchio d'aglio spaccato a metà, dei pomodorini tagliati in quattro. In questo caso sto usando dei pomodori piccadilli che sono un po' grandetti, quindi preferisco tagliarli in quattro parti. Ecco qua, e metto da parte. Una volta tagliati i pomodori e messi da parte, mi dedico alle patate. Di solito come misura faccio una patata media per pesce. Una volta pelate le taglio a cubetti, non molto grandi, insomma cubetti medi da un centimetro e mezzo, così fa più in fretta a cuocere. Ecco qua, questa più o meno è la grandezza e procedo al taglio. Una volta tagliate le patate a cubetti, mi dedicherò alla pulizia del pesce. In questo caso il pesce lo cuocio intero, per cui cerco di levare tutte le pinne esterne per evitare che si stacchino in cottura. Quindi con un paio di forbici prendo le pinne della schiena, vedete queste qua, taglio tutto, le ventrali, le code, lo pettino, praticamente pettino il pesce. Ecco qua, in questa maniera levo tutte le pinne che possono essere fastidiose se si dovessero staccare in cottura. Ecco qua. La gallinella è un pesce povero, ma molto gustoso. Di gallinelle ce ne sono tanti tipi, volgarmente chiamate gallinelle. In questo caso io sto usando quelli che a Cagliari chiamiamo fagiani, da altre parti le chiamano mazzole, coccio e che dir si voglia. E rimangono meno asciutte rispetto alla gallinella classica e soprattutto meno viscose. Ora continuo con la pulizia, taglio il pesce e lo eviscero, quindi poi una bella sciacquata per pulirlo per bene. Ora una pentola abbastanza capiente, faccio un fondo di olio extravergine d'oliva, spicchio d'aglio e gambe di prezzemolo e do una rosolata, il tanto per imbiondire l'aglio. Una volta imbiondito l'aglio e soffritto il prezzemolo, levo tutto e butto dentro i pomodori tagliati. Ecco qua, leviamo l'aglio che ha fatto il suo dovere con i gambi di prezzemolo e ora i pomodori. Una giustatina di sale e di pepe non guasta, e ora metto anche, per rinforzare un attimo, una punta di concentrato di pomodoro. Ecco qua, condisco per bene questo piacere, sale e pepe, faccio appassire leggermente i pomodori e ora posso buttare le patate tagliate. Un insaporimento generale, quindi mescolata generale per insaporire il tutto. Io ho sempre la tendenza a rimestare per bene, perché cerco di far entrare il condimento in tutti gli ingredienti che pian piano aggiungo, così come ogni volta aggiungo evidentemente un po' di sale o di pepe quando necessita. Una bella spolverata di prezzemolo tritato, ecco qua, ancora una giratina e adesso posso aggiungere l'acqua per portare a cottura le patate. Essendo tagliate a cubettini non troppo grandi, la cottura media di una patata è sui 20 minuti, quindi qualche minuto prima, sul quarto d'ora, quando sono quasi cotte, adesso ovviamente copro per facilitare la cottura. Bene, passato il tempo, controllo che siano quasi cotte, perché poi metterò il pesce, metterò
la gallinella, aggiungo un po' di sale perché assaggiandolo ho visto che era un po' insipida, ed ecco qua, metto i pesci. Ovviamente un altro po' di sale può occorrere perché sto aggiungendo adesso i pesci. Per cuocere queste gallinelle ci vogliono almeno 5 minuti di ebollizione, quindi copro e aspetto il tempo necessario. Ecco qua, una meraviglia, cotte in un brodo di patate, è uno spettacolo questo piatto. Controllo la cottura, come ho detto eventualmente da aggiustare di sale. Siamo pronti, adesso si può impiattare. Io impiatto diretto, quindi il pesce me lo spino durante il pasto. Guardate che meraviglia, un po' di patate vicino, quindi la patata ha preso tutto il sapore del pesce. Ora mi preparo a mangiare questo piatto stravanato. Guardate la polpa, uno spettacolo. Poi, per chi volesse invece preparare già tutto spinato, il pesce nel piatto completamente deliscato e spinato, un po' di patate e prezzemolo tritato. Ciao, alla prossima ricetta. Un piatto stravanato questo.